Benvenuti anche oggi cari creativi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme questa borsa che nasce con un semplice punto, che è il punto Granny, e andiamo a modificare la lavorazione con la lavorazione mandala. È una lavorazione semplice, useremo un cordino tie italiano 500 grammi della merceria Vigliotta e nel tutorial che seguirà della settimana prossima vi farò vedere come posizionare questa cerniera che è già forata. Vi ho già fatto vedere l'utilizzo di questa cerniera per un piccolo portamonete. Queste cerniere sono state acquistate su Amazon. Nel box informazioni trovate tutti i link utili ovviamente per l'eventuale acquisto. Prima di passare al tutorial, infine, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessun tutorial e in più, se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni, iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Allora ragazzi, per il nostro tutorial io uso questo cordino italiano della merceria Vigliotta. Nel box informazioni trovate il link e tutte le informazioni per acquistarlo. Uncinetto 3,5. Quindi iniziamo in questa maniera qui. Io vado ad agganciare con un nodino, vedete, al mio uncinetto, che nel mio caso è uncinetto numero 3,5, e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto, quindi 2 volte, entro nella prima catenella, scarico 2 fili e poi scarico il resto tutto insieme in questa maniera qui. Faccio in questa maniera in modo che, vedete, sia le 3 catenelle che la maglia alta che abbiamo lavorato non tirino. Di nuovo 1, 2 e 3, doppio filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella, vedete, che abbiamo realizzato, quindi 1, 2 e 3, prendo entrambe, vedete, le asole, carico il filo, scarico i primi 2 in questa maniera, abbiamo 3 fili sull'uncinetto, carico e scarico tutto insieme. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2 e 3, e sulla prima, vedete, catenella che abbiamo lavorato entro in questa maniera, carico il filo e scarico i primi 2 in questa maniera. Ho 3 fili, vedete, sull'uncinetto, carico il mio filo e scarico tutto insieme e vado a proseguire così per una lunghezza, per una certa lunghezza. Io adesso vado a proseguire e poi più o meno vi dico quanti ne ho realizzati e soprattutto quanti centimetri. Allora ragazzi, io ho realizzato 14 gruppi che in centimetri equivalgono a 30 centimetri. Chiaramente, se volete una borsetta più piccola o addirittura più grande, magari per il mare, basterà mettere su più gruppi o meno gruppi, quindi è veramente molto semplice. Adesso vedete, io mi trovo in questa maniera qui, lavoro 1, 2 e 3 catenelle, ok? Filo sull'uncinetto e dentro all'interno, vedete, dello spazio, e lavoro 1, 2 e in questa maniera qui, vedete, ho lavorato praticamente 3 maglie, vedete, all'interno, la prima da 3 catenelle e 2 all'interno. Adesso filo sull'uncinetto, nel prossimo spazio lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Come potete vedere, io non realizzo la catenella distanziatrice perché il cordino, essendo un materiale, vedete, più spesso, posso lavorare in questa maniera qui. Se doveste lavorare con un filato molto sottile,
potrebbe essere ragionevole distanziare i gruppi con una catenella, quindi valutate voi ovviamente questa differenza. Filo sull'uncinetto, entro vedete nel prossimo gruppo e lavoro di nuovo 1, 2 e 3 catenelle e 3 maglie alte, scusate, non catenelle, maglie alte. Quindi andate a proseguire in questa maniera entrando, vedete, in ogni spazio che si è creato fino ad arrivare alla fine della lavorazione. Quando arriviamo, vedete, alla fine della nostra lavorazione da un lato, dobbiamo andare ovviamente a girare intorno alla lavorazione, ai nostri gruppi. Quindi io ho lavorato, vedete, le 3 maglie alte nell'ultimo gruppo, adesso filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso gruppo, vedete, lavoro 3 maglie alte, quindi altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi ho lavorato 3 qui, altri 3 e ne andiamo a lavorare altre 3, vedete, giriamo praticamente il lavoro lavorando sempre le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Questo significa che nell'ultimo spazio avremo 9 maglie alte. Adesso andiamo a proseguire. In ogni spazio, vedete, entriamo e lavoriamo sempre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi sulla parte, vedete, frontale dove abbiamo le 3 maglie alte, di fronte andiamo a lavorare altre 3 maglie alte, uguale, vedete, in ogni spazio. Qui abbiamo le 3 maglie alte, di fronte nello spazio lavoriamo altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi andate a proseguire in ogni spazio lavorando le 3 maglie alte fino alla fine della lavorazione. Una volta vedete che arriviamo nell'ultimo gruppo, lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Quindi abbiamo, vedete, le maglie alte sia a destra che a sinistra. Adesso dobbiamo chiaramente lavorare le 3 per girare, quindi filo sull'uncinetto, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e lavoro altre 3 maglie alte, quindi la prima, la seconda e la terza maglia alta. E qui vedete sulla terza catenella 1, 2 e 3 vado a chiudermi a maglia bassissima. E abbiamo così, vedete, realizzato la base per la nostra borsa. Ovviamente io adesso andrò a lavorare direttamente la mia borsa, ma con il punto, insomma, del granny mandala, ma con questa lavorazione potete iniziare chiaramente ogni tipo di lavorazione, ogni tipo di punto, quindi potete anche variare. Una volta che avete messo questa base potete poi andare a lavorare anche con punto basso qualsiasi punto. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare, vedete, in ogni spazio che si è formato tra le 3 catenelle, vedete qui. Nella parte angolare ovviamente è un po' diverso perché dobbiamo andare a individuarla noi, quindi qui ho, vedete, uno spazio 1, 2, 3, 1, 2, 3, un altro spazio che è questo, vedete, questo qui. Quindi io inizio con 1, 2 e 3 catenelle. Siccome lo spazio, vedete, dietro la mia lavorazione, quindi è verso destra, io lavorerò le altre 2 maglie alte al ritorno. Quindi adesso filo sull'uncinetto, entro, vedete, nello spazio, quindi entro in questo spazio e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte.
e così vedete in ogni spazio che si è andata a creare. Quindi 1, 2, 3 al centro, vedete, lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi adesso dovete andare a proseguire lavorando 3 maglie alte in ogni spazio, vedete che si è andato a creare fino ad arrivare all'angolo dove dobbiamo girare. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo dove dobbiamo andare a girare, noi abbiamo 9 maglie alte totali, quindi io 1, 2, 3, vedete, conto 3 maglie alte, filo sull'uncinetto e all'interno entro e lavoro le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Poi conto 1, 2 e 3 e sempre qui nello spazio, vedete, faccio io lo spazio, ovviamente entro e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Come potete vedere, il lavoro già inizia, vedete, a salire, perché noi stiamo lavorando direttamente la borsa, vedete, senza realizzare aumenti. Adesso andiamo a proseguire filo sull'uncinetto, qui lo spazio lo vediamo bene, entriamo nello spazio e lavoriamo sempre le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E così vedete in ogni spazio fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo le 3 catenelle che abbiamo iniziato. Quindi arriviamo, vedete, quasi dove abbiamo iniziato, contiamo di nuovo 1, 2 e 3 e tra lo spazio delle 3 maglie alte e le altre 3 entriamo e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso guardate 1, 2 e 3 e qui c'è lo spazio, una maglia alta da 3 catenelle l'abbiamo già realizzata, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e lavoriamo solo 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte e andiamo a chiudere sulla terza catenella, quindi entriamo così e così e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi vi faccio vedere, vedete come prende già forma nel sollevarsi la nostra borsa. Per il fondo più largo io già l'ho realizzato in un tutorial, nel box informazioni trovate come farlo più grande, quindi più largo. Il metodo è lo stesso, solo faremo degli aumenti. Adesso vedete iniziamo la lavorazione, quella che io chiamo mandala. Quindi io inizio con 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, ok? Adesso 2 volte filo sull'uncinetto, entro, guardate, nella maglia centrale delle 3, quindi ho 1, 2, 3, sulla seconda maglia alta, entro così sul davanti, la attraverso dietro, esco sul davanti e lavoro attraverso questa maglia una doppia maglia alta, quindi scarico 2 fili, scarico altri 2 fili e poi altri 2 fili. Filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, nello spazio dietro e lavoriamo la terza maglia alta, perché dovranno essere sempre 3 maglie, ok? Guardate. Adesso di nuovo. Quindi lavoriamo la prima maglia alta nel prossimo spazio. Adesso vedete la seconda maglia, doppio filo sull'uncinetto, scendiamo giù nella maglia alta centrale, entriamo sul davanti, la attraversiamo sul dietro e usciamo sul davanti, in questa maniera qui. Carichiamo il nostro filo, scarichiamo i primi 2, filo sull'uncinetto, scarichiamo altri 2, filo sull'uncinetto, scarichiamo altri 2 e filo sull'uncinetto, vedete, nella parte retro dove abbiamo
lo spazio, entriamo e lavoriamo la terza maglia. Così vedete, andiamo a lavorare questo che sarà un rilievo e darà una forma diversa ovviamente alla nostra borsa. Vi faccio vedere un'ultima volta prima di procedere. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio, vedete, quindi salto sempre le 3 maglie alte, entro nello spazio e lavoro la prima maglia alta. Adesso sulla parte sottostante doppio filo sull'uncinetto, entro, vedete, al centro, sul davanti, passo sul dietro, esco sempre sul davanti, carico il mio filo, scarico 2 fili, carico il filo, scarico 2 fili e di nuovo carico e scarico 2 fili. Filo sull'uncinetto, entro di nuovo, vedete, nello spazio dietro, quindi dietro qui, e lavoro la terza maglia alta. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare in ogni spazio ricordando sempre di andare al centro e adesso vado a proseguire fino ad arrivare, vedete, nell'angolo qui. Quando arriviamo, vedete, dove dobbiamo girare, quindi nel nostro angolo, anche qui sarà la stessissima cosa, vedete, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno dello spazio lavorando la prima maglia alta, doppio filo sull'uncinetto e anche qui vedete abbiamo la lavorazione sottostante, entriamo all'interno e lavoriamo la maglia in rilievo in questa maniera qui, scaricando per 3 volte il filo sull'uncinetto e dietro, vedete, lavoriamo la maglia alta. Quindi la lavorazione è sempre uguale, vedete, è sempre uguale. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, qui ho lavorato l'ultimo spazio, ho le 3 maglie alte, qui sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima, perché qui non ho nessuno spazio, vedete, da lavorare. Quindi chiudo a maglia bassissima la lavorazione. E qui significa, vedete, che io ho uno spazio, quindi ho realizzato uno spazio, vedete, ho sotto le 3 maglie. Quindi adesso come dobbiamo proseguire? Adesso sempre alla stessa maniera, io lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Come potete vedere lo spazio è sulla mia destra, quindi al ritorno lavorerò nello spazio. Adesso nel prossimo spazio filo sull'uncinetto, qui ho lo spazio, vedete, entro e lavoro la prima maglia alta, quindi 1 e 2. La seconda maglia sarà sempre una doppia maglia alta, quindi doppio filo sull'uncinetto, nella parte sottostante, vedete, in quella centrale, quindi la seconda maglia alta del lavoro precedente, lavoriamo sempre il rilievo in questa maniera qui, quindi scarichiamo 2 fili, di nuovo scarichiamo 2 fili e per la terza volta scarichiamo 2 fili. Filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, dietro nello spazio e lavoriamo la terza maglia. Ed ecco qui. Adesso, prossimo spazio, individuatelo, eccolo qui, filo sull'uncinetto, entro, lavoro la prima maglia alta nello spazio e adesso doppio filo sull'uncinetto e lavoriamo la doppia maglia alta. Quindi giù, vedete dove ho le 3 maglie alte, al centro, da dietro, lavoro la doppia maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro, vedete, sempre nello spazio e lavoro la terza maglia alta. E così, vedete, deve proseguire la lavorazione per tutto il perimetro della borsa fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo iniziato. Quindi andate a proseguire e ci ritroviamo qui. Arrivo, vedete, nell'ultimo spazio da lavorare dove ho lavorato le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, lavoro la prima maglia alta all'interno dello spazio e poi di nuovo doppio filo sull'uncinetto, vedete, sulla parte sottostante, maglia alta centrale, l'attraverso da dietro e lavoro la doppia maglia alta, scaricando per 3 volte i fili. E poi vedete la terza noi l'abbiamo già lavorata, quindi 1, 2 e 3
e sulla terza catenella vado semplicemente a chiudere la lavorazione a maglia bassissima in questa maniera qui. Così vedete la lavorazione sta prendendo forma. Ecco qui, ecco come si presenterà. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera. Qui ho, vedete, lo spazio, eccolo, guardate, lo spazio ce l'ho sul davanti, quindi lavoro 1, 2 e 3 catenelle, che sarà la mia prima maglia alta. Doppio filo sull'uncinetto, sulla parte sottostante, guardiamo bene, abbiamo la maglia, vedete già in rilievo, quella centrale, la seconda. Io attraverso proprio questa centrale così e lavoro la doppia maglia alta, quindi scaricando per 3 volte il filo sull'uncinetto, entro, vedete, sempre dietro al centro e lavoro la terza maglia alta. Ed ecco qui, vedete, quindi abbiamo preso la maglia in rilievo sottostante. Adesso nel prossimo spazio si presenterà la stessa lavorazione, filo sull'uncinetto, entro nello spazio, lavoro la prima maglia alta, la seconda la vado a lavorare sempre in doppio filo sulla lavorazione sottostante, e anche in questo caso vedete adesso è in rilievo, quindi si presenteranno in rilievo e lavoriamo sempre attraversandolo e scaricando per 3 volte i nostri 2 fili, filo sull'uncinetto, e lavoriamo la terza, vedete, sempre dietro a maglia alta, e in questa maniera qui. Quando completiamo il giro, vedete, visto che non abbiamo nessuno spazio, andiamo chiaramente a chiuderci a maglia bassissima vicino alle 3 catenelle, quindi alla terza catenella. Ora io vado a proseguire la lavorazione, che si presenterà sempre alla stessa maniera, quindi andiamo a ripetere sempre la lavorazione fino ad una certa altezza. Quindi andate a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per un'altezza di 16 righe, che in centimetri sono 26. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, vedete, e vado a lavorare, prima di fissare i miei manici, vado a lavorare delle maglie basse. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, una catenella, entro in ogni punto che segue e lavoro una maglia bassa. Quindi vedete, in ogni punto una maglia bassa, in questa maniera qui, e lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto che ho lavorato, qui ho la catenella e una maglia bassa, sfilo, quindi taglio il filo e con un ago vado a chiudere la lavorazione. Quindi mi trovo, vedete, in questa maniera qui, da dietro salto questo punto, vedete, non entriamo qui, ma entriamo qui e andiamo a chiudere la lavorazione e dentro al centro, così. Fatto questo, entro poi, vedete, all'interno. Qui già sono entrata abbastanza, se vogliamo entrare un altro poco, altrimenti tagliamo e saldiamo con un accendino. E quindi abbiamo, vedete, chiuso la lavorazione. E la lavorazione si presenterà in questa maniera qui. Vedete, eccola qui. Adesso andiamo a fissare i manici. Visto che io non li preferisco tutti d'acciaio, li vado a rivestire. Ovviamente voi potete anche lasciare tutto il manico d'acciaio e andare solo a lavorare questa parte per attaccarla alla borsa. Io preferisco andarli a rivestire. Allora, per rivestire i manici io faccio un nodino così all'uncinetto, sempre il 3,5, siamo lo stesso che abbiamo lavorato i manici. E adesso iniziamo, vedete, la lavorazione del nostro manico così. Entro attraverso il manico, vedete, carico il filo e lavoro una maglia in questa maniera qui.
Di nuovo entro attraverso, vedete, carico il filo e lavoro una maglia bassa, entro all'interno, carico il filo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, vedete, entro così, carico il filo e lavoro una maglia bassa. E dobbiamo lavorare per tutta la circonferenza del manico delle maglie basse che andranno a rivestire il manico e ci aiuteranno poi, ovviamente questa parte verrà cucita alla borsa. Quindi adesso vado a proseguire, vedete, una volta che ho, allora, per chi non volesse rivestire tutto il manico deve solo lavorare, vedete, questa parte così, ok? Quindi andate più o meno a mettere su delle maglie che vanno a coprire questo spazio qui, vedete? Io invece vado a proseguire e rivesto l'intero manico. Quindi adesso io proseguo in questa maniera qui fino ad arrivare dove ho iniziato. Quando ho completato, vedete, la lavorazione, il manico si presenterà in questa maniera qui. Nel mio caso io ho lavorato 90 maglie basse intorno al manico, ok? Adesso io devo lasciare giusto un po' di filo per andare a cucire quello che sarà ovviamente il manico alla borsa. Quindi adesso, vedete, mi trovo in questa maniera qui, sfilo anche qui la lavorazione, entro, vedete, nella maglia dopo, che è questa e quella qui, e poi entro qui al centro. E così abbiamo sia il filo per andare a cucire, tiriamo ovviamente i fili in questa maniera, così abbiamo anche il filo per andare a cucire, ok? Ovviamente rivestiamo entrambi i manici alla stessa maniera. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è andare a mettere un segno sul centro della nostra borsa, quindi contate i vostri punti e giusto al centro andate a mettere un marcapunti. A questo punto, vedete, prendiamo il nostro manico va fissato, questa, vedete, è la parte del dritto e questa è del rovescio. Il manico dovrà presentarsi così, quindi io lo vado a appoggiare in questa maniera qui. Prima di farlo vado a contare i punti che ho, vedete, su questa parte. Nel mio caso io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi metto un segno anche al centro del mio manico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sul centro, essendo 13, è sul settimo punto, quindi questo è il centro. Adesso, vedete, devo appoggiare così il mio manico per andare a cucirlo e faccio in questa maniera qui, dove ho, vedete, il centro, così vado a posizionarlo qui al centro in questa maniera, quindi vedete che questo è il centro del manico. Adesso il filo, eccolo qui, prendo il mio ago e vado a posizionare così sulla borsa, quindi qui ho, vedete, il filo e vado di fronte in questa maniera qui, entro ed entro in un punto ovviamente frontale e torno, vedete, indietro per saldare bene ovviamente la cucitura. Teniamo sempre presente che le cuciture devono essere chiuse bene, quindi entriamo di nuovo ed ecco qui. Adesso andiamo a proseguire. Ovviamente i punti che abbiamo sul manico non combaciano con quelli sulla borsa per il semplice fatto che sono più stretti, ok? Ora vedete, così io sono così, entro in questo e in quello frontale, ora entro nel prossimo, vedete, e in uno frontale, quindi non conto i punti per il semplice fatto che non combaciano sicuramente, ok?
Quindi adesso sono entrata in quello dove ho il marcapunti, vedete? Adesso entro in quest'altro e in uno frontale. Ora sono sicura che qui devo andare ad arrivare fino al sesto, 2, 4, 5 e 6, quindi fin qui. Faccio così. Così. E poi vedete, mi rendo conto che sono arrivata, quindi ho praticamente cucito i punti. Prima di staccare il filo, di fissarlo, andiamo a controllare se abbiamo, vedete, attaccato bene il nostro manico, ed è proprio così, ok? Quindi dobbiamo essere certi di averlo attaccato bene. Andiamo chiaramente a chiudere bene il filo, quindi andiamo a saldarlo, ci assicuriamo sempre, vedete, che abbiamo fatto bene e lo andiamo a chiudere, a saldare all'interno della lavorazione. Qui vedete non avevo preso un punto, quindi lo andiamo a riprendere e di nuovo entro all'interno della lavorazione in questa maniera qui. Togliamo il marcapunti che adesso non ci serve più e abbiamo, vedete, cucito il nostro manico in questa maniera qui. Andiamo ovviamente a nascondere i fili, questo è un filo che va nascosto e saldato, e anche questo all'interno della lavorazione. Una volta vedete che ho posizionato il mio manico, si presenterà in questa maniera qui. Adesso andiamo a rivestire l'altro manico e andiamo a posizionarlo nella stessa maniera dall'altro lato. Una volta che abbiamo cucito entrambi i manici, questo sarà il risultato. Andiamo adesso a posizionare una tracolla. Nel box informazioni vi metto il link di questa tracolla. La andiamo a cucire.